Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dal momento che adesso abbiamo tutti un po' tantissimo tempo da buttare, mi sono decisa a fare qualche nuovo stile di video qui sul canale YouTube e mi volevo incentrare un po' di più su quel che è lo stile videoblog molto easy e semplice. Infatti mi vedete praticamente niente trucco, a breve, cioè giusto due cavolate e una bellissima felpa da maschiaccio e tantissimi rumori ambientali dal fatto che siamo tutti a casa e quindi anche i miei vicini sono a casa e fanno un bordello terribile. Sto usando un microfono a parte proprio per questa eventualità, per sperare che si riescano a sentire i minori rumori possibili, quindi speriamo bene. Quindi tornando a quel che è il motivo principale per cui sto facendo tutto questo, in questo videoblog volevo farvi vedere quelli che sono 5, che sono solo una parte, 5 dei miei cosplay che sono buttati nel dimenticatoio da un po' e quindi non ho mai portato in fiera, mai fatto particolari instant né fatto nessun tipo di shooting, quindi tutta novità. Ma comunque, evitando troppi giri di parole, vediamo di cominciare. Il primo che vi faccio vedere è quello di Maki Harukawa di Danganronpa. Questo cosplay è veramente molto carino, anche se quel che odio sono le calze che cadono ogni 5 minuti. Quindi dovrò trovare una soluzione a quello, ma anche la parrucca che è decisamente pesante, essendo più lunga di 1,50 m, penso che sia 1,70 m o qualcosa del genere, mi arriva praticamente sotto le ginocchia a breve, quindi scomodissima, scivola tutto il tempo e in più io ho una leggera fissazione. Cominciamo con queste confessioni: io odio quelle che sono le frange dritte. I personaggi hanno queste frange proprio tagliate geometricamente così. Non mi ci vedo. Io, tipo di fisionomia, del viso e tutto il resto, mi vedo malissimo con quel genere di frangia e odio portarlo anche in determinati personaggi, ma l'amore per il personaggio è un po' più grande e quindi cerco di ingannare la cosa con trucco e anche modificazione della frangia stessa, un minimo. Quindi penso che dovrò lavorarci un pelino di più per piacermi in questo cosplay, ma ce la possiamo fare su. Passando avanti troviamo il cosplay di Megumin, la vostra piromane preferita. Sì! Beh, questo cosplay l'ho preso da Uvovo una vita fa in pratica, perché ormai è persino fuori produzione. Devo dire che, a parte qualche difetto, perché stranamente ricevo sempre cosplay difettati da Uvovo, non so se sia la mia fortuna o che proprio vedano il mio nome e cognome e il mio indirizzo, oh, gli mandiamo un cosplay difettato, non lo so, però non è questo il caso di fare una recensione ad Uvovo, ma devo dire che in linea generale il cosplay è molto carino e non l'ho mai portato in giro, in fiera, o fatto dei set, sia perché ho dovuto sistemare quei dettagli, cosa che ho fatto adesso che abbiamo tutti tempo da buttare o da investire, come in questo caso, sia perché in verità mi manca ancora il bastone per fare le esplosioni in fiera. Perché sì, ci tengo, io senza quel bastone non ci vado in fiera neanche se mi pagano, così come mi piacerebbe fare anche il gattino, ma c'è tanto da lavorare. Questo è uno dei cosplay che sono completi ma non completi. Il prossimo invece è un veloce sguardo al cosplay di Cruel Tepes. Veloce sguardo semplicemente perché
Io volevo fare questo cosplay da quando è uscito l'anime anni e anni fa, ma dal momento che frequentavo un corso e in più facevo 3 lavori, per me il tempo era in pratica un'utopia, ho deciso di comprarlo, ma non mi è arrivato esattamente quel che mi aspettavo. Mi sono demoralizzata e all'epoca l'ho semplicemente buttato all'interno di uno scatolone e dimenticato consciamente lì. Magari sì, avevo il piacere di indossarlo, volevo fare quel cosplay, ma allo stesso tempo il mio essere pignola mi bloccava dal farlo perché volevo farlo bene e quindi mancando così tanti dettagli mi è persino passata la voglia arrivato a un certo punto. Ma adesso abbiamo il tempo, quindi nelle scorse settimane ho passato un po' il tempo anche a registrare quelle che sono state le modifiche, come apportarle in generale, così da fare un successivo video per chiunque si trovi nella situazione come la mia in cui gli arriva un cosplay veramente economico, quindi non con quei esatti dettagli con cui dovrebbe essere e così via. Fare quel level up è semplice. In verità mi mancano alcuni materiali ancora come il foam per sistemare quelli che sono i suoi ponytail, ma è tutta una visione generale di quel che serve e quel che si ha da fare per migliorare un cosplay economico preso su AliExpress, in poche parole. Quindi lo vedrete più avanti. Invece il prossimo cosplay l'ho fatto tutto interamente da zero, da sola, ed è il cosplay di Rory Mercury. Questo cosplay mi ha impiegato circa 3 anni della mia vita per realizzarlo, dal momento che è strapieno di dettagli ed è decisamente molto difficile. Lo cominciai quando ancora frequentavo l'accademia di sartoria e non nego che in alcuni punti mi sono fatta confermare quelli che sono stati i cartamodelli, che ho dovuto modificare a fantasia per renderli quelli che indossa, gli abiti che indossa lei, quindi mi sono fatta aiutare dalla mia insegnante facendomi fare alcune prove, perché in verità ci ho fatto soltanto qualche pezzo. E lei mi confermava questo sì, questo no, però si lamentava sempre che le mie gonne fossero cortissime, ma è così, se il personaggio ce l'ha qui, io non posso farla alle ginocchia. Quindi c'era sempre questo dibattito sulla lunghezza delle cose, ma in verità sono abbastanza felice del risultato finale. In tutto questo, in questi 3 anni però, ho dovuto affrontare circa 2 traslochi in cui ho perso alcuni dei materiali, alcuni dei pezzi già completati, quindi già pronti, e ovviamente in 3 anni il corpo un minimo cambia e le misure ho dovuto riadattarle a quello che è la mia corporatura adesso per riuscire ad indossarlo un po' più comodamente. Sinceramente sono molto felice di come sia uscito il sartoriale nel suo complesso e mi manca ancora da lavorare all'alabarda, ma spero di riuscire anche in quella. Per ultimo, ma non meno importante, troviamo il cosplay di Android 21. Sì, io adoravo Dragon Ball durante l'adolescenza in una maniera pazzesca e da quando è uscito il videogioco con questo nuovo personaggio ho detto no, bene, a posto, si può fare, quindi ho deciso di farne il cosplay, anche se in verità vorrei farne anche la versione Majin prima o poi. Ovviamente, come notate anche negli altri cosplay, hanno tutti uno styling molto basico, non c'è niente di sistemato in quelle parrucche. Infatti in questa di Android 21 dovrei ancora ben ciocchettare quelli che sono, cioè quella che è la parte superiore dei capelli. C'è soltanto un'acconciatura molto generale in questo istante, giusto per capire altezze e lunghezze.
Questo proprio perché non ho lo spazio né le testine sufficienti a tenere tutte queste parrucche perennemente acconciate in giro per la stanza. Sinceramente non posso, quindi evito di farlo così tanto prematuramente, preferisco farlo giusto qualche giorno prima di indossare effettivamente quel cosplay per uno shooting o per andare in fiera. Ebbene, e con questo è tutto. Fatemi sapere se questo stile di video vi è piaciuto e se anche voi come me siete così caotici da collezionare cosplay e poi tenerli semplicemente chiusi dentro uno scatolo per piccoli motivi futili, perché in fin dei conti sono futili. Personalmente spero, tra quel che rimane di questo anno e quel che sarà l'anno prossimo, di riuscire a completare questi cosplay e finalmente fargli vedere la luce del sole per qualche shooting oppure anche qualche fiera. Piccola nota finale per chiudere il video: spero che tutti voi stiate bene e che in qualche modo stiate riuscendo a superare questa situazione. Vedrete che torneremo a fare cosplay come prima. Io adesso vi saluto e ci vediamo eventualmente al prossimo video. Ciao ciao!